Amici e amiche, buongiorno e benvenuti a questo nuovo tutorial di Excel. Oggi parleremo di interfaccia di Excel, quindi come è strutturato proprio la struttura di lavoro di Excel. Prima di andare a vedere l'interfaccia di Excel, però vi ricordo che questo tutorial fa parte di un gruppo di tutorial che costituisce un corso completo di Excel, quindi da principiante ad esperto, quindi per chi vuole seguire il corso nella sua totalità potrebbe iscriversi al canale. Detto questo, andiamo a vedere l'interfaccia di Excel. Allora, quando noi apriamo Excel, vediamo questa schermata qui. Come si vede è parecchio piena, non c'è neanche un posticino vuoto in tutto lo schermo. È divisa in zone, è divisa in barre più che altro. Partiamo dall'alto. In alto a sinistra c'è la barra di accesso rapido, questa zona qua che finisce qui. Poi c'è sotto il cuore o il cervello di Excel, quindi il ribbon, la barra multifunzione formata da questa prima riga dove ci sono le schede e dove ci sono i comandi. Sotto c'è la zona della formula, la barra della formula. Ad esempio, se noi scriviamo qui ad esempio 889 dei dati all'interno della cella, qui lo fa vedere. Quindi questa ad esempio è la cartina di tornasole di che cosa c'è scritto in questa cella, viene scritto qua, anche se non si vede completamente tutto quello che noi scriviamo, perché la cella magari è piccola. Qui verrà posto tutto il contenuto, ma poi questo sarà spiegato poi nel dettaglio. Quindi questa parte qua è la zona delle celle di Excel dove noi immetteremo i dati, quindi l'input. Successivamente sotto c'è una zona dove ad esempio qui sotto c'è lo zoom. Non è molto difficile, lo zoom è solo, ve lo faccio vedere solo per farvi vedere esattamente quanti celle quindi ci sono, quindi quante righe e colonne. Ce ne sono veramente un'enormità, quindi non ci sono problemi nell'inserimento dei dati, ce ne sono veramente tanti, ma si possono anche aumentare. Ad esempio questo foglio che noi vediamo è il foglio numero 1, scritto qua sotto. Con questo più noi possiamo andare ad aggiungere altri fogli, basta cliccare semplicemente e abbiamo un foglio 2. Poi noi possiamo anche aggiungere un foglio 3 e noi possiamo anche spostarli, questi fogli, così semplicemente si clicca e si trascina. Poi se noi abbiamo bisogno, diciamo, di cambiare il nome al foglio, col destro del mouse esce fuori questa tendina e quindi noi lo possiamo rinominare, e quindi mettiamo ad esempio vendite. Quindi questa è un'altra possibilità di gestire i vari fogli, quindi con nomi personalizzati. Vi faccio soltanto notare che questi fogli adesso sono tutti quasi uguali, perché qui ho messo 889, poi il foglio 2 è veramente ovviamente 1, 2, 3, 1, 3, 3, e poi il foglio vendite che è vuoto, quindi abbiamo tre fogli con tre dati diversi. Tutti questi fogli possono essere collegati e ci si può andare con delle funzioni a lavorare completamente. Il nome del file lo vedete qui, si chiama Cartel 1, quindi il nome del file in automatico in Excel si chiama Cartel, quindi come se fosse una cartella, che però non è la cartella che noi intendiamo in informatica, quindi come una valigetta con tante cose dentro, ma è proprio solo un file. Tutti i comandi che voi vedete in questa barra qui, che è la barra multifunzione, lavorano qui su queste celle. Esiste soltanto un comando di questa pagina che vi porta da un'altra parte,
ed è comando file. Il file non agisce su questa schermata, ma ecco cosa fa: file, e esce una nuova schermata che è la backstage view, dove ci sono tutta una serie di elementi da poter diciamo gestire. Quindi c'è una serie di comandi: nuovo, apri informazioni, salva, condividi, esporta, eccetera eccetera, più una serie di opzioni, più tutta la libreria. Per tornare indietro basta quest'altra freccetta a sinistra per tornare alla postazione di lavoro. Poi la backstage sarà fatto un tutorial specifico per vedere come funziona. Quindi questa è l'interfaccia di Excel. Per oggi è tutto, questo tutorial è terminato e vi saluto e al prossimo video.